Bentornati! In questo video di Ray Spencer, sesto episodio della serie di Tales of Evil, noterete purtroppo una qualità delle immagini più bassa rispetto ai precedenti. Il motivo è che ho aperto da poco il canale Twitch, di cui vi lascio il link qui sotto in descrizione. Nella prima diretta ho deciso di dipingere Ray Spencer, sperando poi di avere delle riprese nella medesima qualità, ma purtroppo, come noterete, non è così. Errore mio aver mischiato le due cose. Ho ricaricato qui anche l'intera live per chi volesse riguardare con calma tutti i passaggi, compresi i problemi tecnici che un primo tentativo di diretta porta con sé, ma ho cercato comunque di estrarne un video il più possibile simile ai precedenti. Spero che questo mio video, seppur non 4K come gli altri episodi, possa comunque aiutare chi preferisce un contenuto più veloce e fruibile e chi segue questa serie con i sottotitoli in inglese. Detto questo, scusandomi ancora per l'inconveniente, direi di non perdere altro tempo e cominciare subito. Proprio come conseguenza di quanto detto prima, anche l'ordine del lavoro sarà leggermente diverso, ma partiremo comunque dai colori base. A seguire, lo shade e le lumeggiature mixate a qualche dettaglio, dato che per comodità ho iniziato e finito una singola area. Iniziamo quindi con il colore di base dei jeans, per i quali ho scelto un blu verdognolo come per i precedenti personaggi. Un rosso pieno intermedio, né troppo chiaro né troppo scuro, è perfetto per la parte centrale della felpa, alla quale daremo poi dei riflessi più arancioni. Coloriamo poi viso e mani con un colore adatto alla carnagione o eventualmente aggiungendo una punta di bianco all'arancione in caso non disponessimo di un rosa adatto. Vi ho mostrato alcuni modi per miscelare i colori in uno dei video precedenti. Con il grigio creiamo la base per le maniche della felpa, che poi schiariremo fino a farle diventare bianche, ma solo nei punti più illuminati dalla luce. Proprio in virtù del fatto che i tessuti bianchi in ombra non sono bianchi ma grigi, è meglio partire con un colore più scuro, come in questo caso il grigio. Coloriamo anche i calzini, che tenderanno a scurirsi di più per via dello shade data la loro posizione. Utilizziamo ora il nero per le scarpe. Con il marrone chiaro coloriamo la mazza da baseball e creiamo la base anche per i capelli, che poi diventeranno biondi. Con il grigio di prima dipingiamo anche le fasce sull'impugnatura della mazza. Ultimiamo gli indumenti con la fascia nei capelli, che ho deciso di realizzare con un blu leggermente diverso, come mostrato sulla scheda del personaggio. A questo punto possiamo dare una prima mano di nero alla basetta oppure farlo alla fine, ma io preferisco dare già un primo strato per arrivare nei punti più nascosti senza l'ansia di rovinare il lavoro di lumeggiature. Fatto questo, possiamo passare allo shade, anche in questo caso di colore nero.
Lo stendiamo come sempre su tutta la miniatura, utilizzando un pennello adatto con setole lunghe e morbide. Lo lasciamo asciugare perfettamente e siamo pronti per passare alle lumeggiature, che faremo partendo dal colore del viso, da ravvivare e schiarire nei punti più colpiti dalla luce. Utilizziamo il colore che abbiamo usato come base su fronte, zigomi, naso e mento, così come alcuni accenni sul labbro inferiore e sulle mani. Per schiarire strategicamente alcuni punti senza il minimo sforzo, basterà unire a questo colore una punta di avorio, da applicare restringendo ancora di più la zona colpita rispetto a quanto illuminato poco fa. Un elemento che solitamente avrei fatto alla fine sono sicuramente gli occhi, che invece per questa volta ho portato a termine subito. Con un pennello molto sottile e il color avorio puro, andiamo a posizionare due piccoli punti alle estremità dell'occhio, cercando di stare all'interno della sagoma dell'incavo che dovrebbe essersi scurito con lo shade. Se così non fosse, basterà scurire prima l'incavo e poi applicare i due puntini. Per ultimare il viso, sempre con il pennello più sottile, applichiamo due brevi tratti sotto gli occhi, tipici dei giocatori di baseball. Passiamo quindi a schiarire la felpa universitaria utilizzando inizialmente il rosso. Mettiamo in evidenza le pieghe del tessuto più evidenti, ovvero quelle in alto e quelle nella parte inferiore, che risultano più sporgenti per via della posa di Ray. Passiamo quindi ad un rosso più acceso, se ne disponiamo, oppure aggiungiamo una piccola punta di giallo o arancione al rosso usato prima. Con lo stesso metodo che abbiamo già visto, schiariamo le zone appena colorate, ma restringendo la zona coinvolta. Un ulteriore passaggio con l'arancione che useremo solo in alcuni punti per concentrare la luce e far virare così il colore della felpa verso l'arancione. Per i jeans, se necessario, ripassiamo prima le zone più ampie del tessuto con il blu di partenza, per creare un tono più uniforme ma evitando i recessi scuriti dallo shade.
Come abbiamo già visto per i jeans dei personaggi precedenti, individuiamo in modo brusco le zone più chiare, senza preoccuparci dell'effetto poco gradevole che assumono momentaneamente. Lo sistemeremo fra poco. Guardando la posa di Rey, mettiamo quindi in risalto il ginocchio destro e il polpaccio sinistro, oltre ad alcuni tratti su tasche posteriori e risvolti. Una volta fatto, creiamo un tono intermedio unendo circa al 50% i due colori precedenti, che usiamo come un velo leggero per mitigare lo stacco. Come sempre, se lo riteniamo necessario, possiamo intensificare nuovamente tutte le zone azzurre o almeno quelle più esposte. Usiamo questo stesso colore anche per mettere in risalto qualche dettaglio nella fascia dei capelli. Per le maniche della felpa universitaria prendiamo ora il bianco, che useremo sempre leggermente diluito per evidenziare tutte le pieghe del tessuto. Cerchiamo di evitare i recessi e le parti basse delle maniche, che rimarranno grigie grazie al colore applicato in precedenza. Essere partiti proprio con il grigio e schiarendole con il bianco solo in alcuni punti farà capire che le maniche sono effettivamente bianche, ma solo dove colpite dalla luce, come nella realtà succede con i tessuti, che in ombra non sono mai del loro effettivo colore. Un tono intermedio creato al momento ci aiuterà a sfumare lo stacco dove necessario.
Sempre con il bianco possiamo mettere in evidenza alcuni dettagli sulle scarpe e illuminare leggermente i calzini nella zona dei talloni. Utilizziamo ora un beige più chiaro per creare dei riflessi su alcune ciocche dei capelli, che diventeranno così biondi. Possiamo anche illuminare una zona sulla mazza da baseball, giusto per creare un po' di varietà cromatica, scegliendo magari una sezione nella metà superiore e su uno solo dei lati. Se uniamo un colore troppo distante da quello originale, possiamo anche unirli per creare un mezzotono e come sempre nascondere un po' la linea di giunzione. Un'ultima ripassata con il nero alla basetta e anche Ray Spencer è pronto all'azione. Spero che questo video, seppur qualitativamente inferiore agli altri, vi possa essere utile per dipingere Ray. I personaggi mancanti, che arriveranno nelle settimane a venire, torneranno nella formula classica. Vi aspetto sul nuovo canale Twitch, di cui trovate il link in descrizione. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di Ray, lasciate un like se vi è piaciuto e iscrivetevi al mio canale YouTube se ancora non l'avete fatto. Io vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima miniatura. Ciao!